Domenico, ma se non mi vuole e allo stesso tempo non mi lascia andare, come mi comporto? Ecco, questa è una condizione molto sconveniente per la quale è necessario fare determinate cose che sto per dirti all'interno di questo video. Io sono Domenico Iapello, Law e Life Coach formato in PNL ormai dal 2011 e su questo canale ti parlo di riconquista, seduzione, problemi di coppia e crescita personale. Se ti fa piacere iscriviti al canale così che tutte le volte che pubblicherò settimanalmente nuovi contenuti gratuiti potrai vederli in anteprima. Ora, una cosa importante che voglio dirti è che quando questo avviene il 98% delle persone che si comportano così in realtà hanno un'insicurezza di fondo, portano dal loro passato una sorta di mappa profonda che le rende insicure, ok? Cosa accade? In questo caso tendono ad aggrapparsi, ok, a te con una sorta di ipercontrollo, quindi vogliono continuare a pilotare la situazione, proprio questo è il termine giusto, pilotare la situazione anche a distanza, anche nel momento in cui non saranno più nella tua vita. Questo purtroppo è deleterio e bisogna correre subito ai ripari. Io ti dirò cosa fare in 3 passi specifici. La prima cosa sensata, veramente sensata che puoi fare è lasciare andare tu. Se l'altra persona non è capace di farlo, se l'altra persona sente delle insicurezze, se l'altra persona vuole tenere il controllo su di te, fallo tu. Lascia andare tu l'altra persona, ok? Lo so che è un gesto di estremo coraggio, soprattutto perché quando si vive in questa situazione di stallo, da un giorno all'altro si pensa sempre che ci possa essere un ritorno, una sorta di pentimento, la possibilità di costruire un futuro insieme. Non c'è miglior modo per capire chi hai davanti se non testare, proprio testare. E questo significa, tradotto, che dovrai fare un gesto importante e coraggioso come questo. Lascia andare l'altra persona. Può dire semplici parole. Guarda, io capisco tutto, stiamo tirando troppo la corda in questo periodo, nessuno decide di mollare, tu hai le tue insicurezze, io ho le mie insicurezze, ok, se questo non riesci a farlo, sono io a farlo. Da oggi in poi voglio chiudere questa situazione e va bene così, punto, ok? Ora l'ho buttata così al volo, ecco, sostanzialmente, senza pensarci più di tanto. Chiaramente cerca di formulare l'espressione che più si addice alle tue esigenze. L'importante è che l'obiettivo è quello di lasciare andare. È il primo passo che puoi e devi fare. Il secondo importante passo è quello di cercare di capire a fondo cosa è successo tra di voi. Qual è il vero motivo per il quale questa persona non vuole stare con te? Cioè, il fatto che continui a rimanere aggrappata a te è un altro paio di maniche. Quello che a noi interessa è perché non vuole stare con te. Cosa spinge questa persona a distanziarsi, però cercare di mantenere poi il controllo su di te? Questo è fondamentale perché ogni azione che intraprenderai può diventare nulla se non supportata da una ragione profonda. Quindi carta e penna e inizia a scovare il vero motivo. Come farlo? Chiediti delle cose importanti di voi. Per esempio, come stavamo all'inizio, io e lui, io e lei? Cosa è cambiato ad un certo punto? Cosa ho notato negli ultimi tempi nell'altra persona? Ecco, poniti queste domande e vedrai che con pazienza raggiungerai la risposta adatta. Il terzo punto, molto importante, è che devi correre ai ripari. Sostanzialmente stai entrando in una trappola emotiva dalla quale è difficilissimo uscirne. Quello che ti chiedo di fare è proprio non credere a nessuna azione che avverrà da parte del tuo ex o della tua ex o di chi in un certo senso sta cercando di mollarti però tenerti stretta a sé, ok? Noi non abbiamo bisogno di queste dimostrazioni. Le dimostrazioni di cui hai bisogno le avrai solo
se, come dicevo prima, riuscirai a lasciare andare, perché lasciando andare tu per prima o per primo riuscirai a capire chi hai davanti. Ora, capita molto spesso, anzi mi è capitato molte volte in questi anni di lavoro, che ci sono delle persone che poi mi contattano non dopo un anno, mi contattano dopo 30 anni di relazione malata, tra virgolette, che viene sempre tirata avanti così e nessuna delle due parti evolve, nessuna delle due parti avrà più una spinta emozionale al punto di gioire di questa vita. E cosa ce ne facciamo? Di stare dietro una persona che ci tiene legati soltanto per una sorta di insicurezza di base, paura di base. Quindi inizia a lasciare andare, lo so che è un gesto coraggioso, io sarò vicino a te se lo vorrai, in descrizione trovi tutti i miei contatti e ti guiderò nel migliore dei modi. Lascia un like o commenta se ti è piaciuto, se hai qualche feedback da darmi e iscriviti al canale. Ti ringrazio e alla prossima, ciao!